Ciao belli, benvenuti in questo nuovo uggioso, piovoso video. Oggi vi do 5 consigli sul migliorare la propria auto sia a livello di prestazioni che di estetica, quindi 5 modifiche consigliate per migliorare la vostra Clio RS, più un bonus, quindi mi raccomando, guardatelo fino alla fine. Andiamo in ordine di prezzo. Numero 1, i tubi in treccia per i freni. Se avete problemi con il pedale che tende ad allungarsi quando comincia a surriscaldarsi, l'impianto frenante comincia a scaldarsi, i tubi in treccia possono salvarvi e non è una cosa da poco, soprattutto quando si va in pista. Io non sono mai andato in pista, però quando capita anche di fare dei passi di montagna abbastanza lanciati, che i freni cominciano a essere stressati troppo, il pedale tende un po' ad allungarsi e la frenata tende un po' a diminuire. Quindi per evitare ciò i tubi in treccia sono un'ottima soluzione. Con 90-100 euro più o meno il sito della Renault RS Performance dà in dotazione i tubi in treccia e sono circa sui 90 euro, quindi può essere che si trovino anche a meno o di più o meno, diamo una cifra tra i 90 e i 100 euro più la manodopera, però vi salvano veramente, è una salvagente non da poco e vi assicurano la frenata sempre sicura, pronta in qualsiasi momento, anche se si vengono un po' sfruttati, un po' stressati, non impediscono che l'aria giri per l'impianto e quindi di conseguenza che il pedale si allunghi, quindi ve li consiglio. Consiglio numero 2, le molle ribassate. Io da quando ho montato le molle ribassate della HR, la macchina, oltre ad aver migliorato il look estetico, ha migliorato anche la tenuta in strada, sicuramente più scomoda, perché c'è poco, parliamoci chiaro, ma vi assicuro che sostituendo le molle originali con delle molle ribassate più rigide vi cambia completamente sia il look. Cazzo, una GTR, porca miseria, scusate. E vi stavo dicendo che vi assicuro che sostituendo le molle originali con delle molle ribassate più rigide avrete completamente un altro look estetico e un altro comportamento in strada, migliorando la tenuta, la rigidità e purtroppo anche, è vero, le buche, gli scossoni, i dossi dovrete farli un pochettino molto più piano rispetto al solito, però d'altra parte avrete un'altra tenuta. Suggerimento numero 3, lo scarico. Assolutamente su questa versione, sulla Clio RS4, è parecchio tappato, quindi se volete avere come una via di mezzo tra il sound e comunque l'omologazione, non avere problemi durante la revisione, io ho optato per centrale finale libero della Super Sprint da il pacchetto, questo pacchetto a circa 700 euro IVA inclusa, più il montaggio. Se invece siete dei meccanici o comunque pratici, risparmiate altri soldini e vi stravolge completamente il sound, molto più corposo, pieno, aggressivo, un vero sound da auto sportiva. Io non tornerei più indietro, veramente è una cosa, è stato uno degli acquisti migliori che potessi fare e vi dà gusto anche durante le cambiate, ci sono dei vari scoppietti, quindi no, io ve lo consiglio. Su questa versione qua merita e avete un sound da vera auto sportiva. Poi il prezzo varia un po' dalla marca, perché comunque si tratta di scarico libero, dritto, senza silenziatore, perché se dovessimo prenderlo omologato sarebbe un costo molto più alto rispetto allo scarico senza silenziatore, perché ovviamente
non sono omologati, però è solo per il fatto che manca il silenziatore. Se voi non toccate il catalizzatore, le emissioni sono sempre a norma, quindi potete stare tranquilli. Quindi possiamo dire tra i 700, 800, anche 600 forse, potremmo trovarli anche a meno. Non ho sinceramente cercato più di tanto, però più o meno i prezzi si aggirano su quelle cifre qui. Quarto consiglio, uno stage 1 per la centralina. Questa purtroppo, avendo il cambio automatico sequenziale, è molto limitata sulla coppia, e infatti quando io mi sono informato per dei preparatori qui in zona Bergamo, non faccio nomi, mi hanno fatto un preventivo di 800 euro, che sarebbe la mappa per il mappa cambio più mappa motore, perché prima bisogna sbloccare il cambio, perché altrimenti rischi che non sopporti troppa coppia e si strappi, e non è buona cosa. Rullata, tra l'altro, 800 euro rullata sul banco. Poi c'è preparatore, possiamo anche arrivare circa sui 1000 euro alcuni, dipende un po' più o meno da chi vai. Però quindi stage 1 comprende sia mappa cambio che mappa motore, però vi dà quasi sulla Clio RS E200, che sono 240 Nm, passeresti a quasi 100 Nm in più, arriveresti a 320 Nm, ed è completamente un altro mondo, perché avete molta più accelerazione, molta più progressione, i cavalli non salgono di molto, salirete circa sui 20, forse 30 cavalli, però avete un'altra accelerazione. A livello di cavalleria e coppia siamo lì, arriveresti più o meno all'incirca sui 320 Nm di coppia e un 20-30 cavalli più massimo. E ora arriviamo al consiglio numero 5, che è il tanto amato e odiato spoiler RS Cup, amato per l'estetica, per il cambio di look che rende la Clio RS, che dona alla Clio RS, ma odiato perché costa veramente un occhio della testa. Il sito RS Performance lo dà a circa 1300 euro, se non sbaglio, prima costava anche di più, e dà in dotazione l'ala sopra e il pezzo sotto, che è già intagliato per l'ala sopra, quindi sono pezzi che vengono dati in dotazione insieme, perché uno deve combaciare con l'altro. C'è stata gente che conosco che ha voluto ordinare solo l'ala sopra o farla artigianale, tagliare quello sotto, alla fine aveva una marea di vibrazioni, una marea di problemi, e quindi alla fine ha dovuto comunque riprendere quello originale. Quindi io vi consiglio, se proprio dovete prenderlo, prendete quello originale, che almeno andate sul sicuro. C'è il costo, è vero, della verniciatura, perché ve lo danno grezzo, più il montaggio, però vi assicuro che il montaggio potete farlo anche, se siete in due, potete farlo anche da soli, perché ha già i buchi prestabiliti per le viti, quindi è già sagomato preciso, è un pezzo già pronto, preparato, non dovete forare, non dovete incollare, è già pronto, vi danno anche le viti in dotazione per il fissaggio, ma è già pronto tutto, non dovete toccare più niente dopo. E il consiglio bonus che vi do è il clacson. Quando ho suonato il clacson di questa macchina per la prima volta, mi sembrava di avere in mano una Gicnico, uno scooter, quelle macchinine che danno ai bambini con la trombettina davanti, non, una Clio. Infatti da una tromba sono passato a due, e infatti è cambiato completamente. Adesso non ho più paura di suonare il clacson, adesso suona come si deve. E siamo circa questo sui 20 euro, 20 forse, massimo 30 euro, perché alla fine
sono due semplici trombe, le ho prese anche quelle, una delle prime modifiche che ho fatto, e adesso è un altro suonare. Prima era veramente imbarazzante. Bene ragazzi, questi sono 5 consigli più uno sul migliorare il carattere della propria Clio RS. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mi raccomando, molto 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 importante, lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao belli.